Ciao, salve a tutti! Il narcisista cerca queste soddisfazioni sadiche perverse in te, in amore. Che un narcisista trovi soddisfazione ad annientare le persone che ad un certo punto non gli vanno più a genio è cosa ormai assodata. Se il narcisista, soprattutto se maligno, per ragioni di affronti ricevuti, critiche ricevute o per ragioni competitive, se può permetterselo, annienterà la persona o le persone che non tollera e che non gli vanno giù, non gli vanno più giù. E la stessa cosa accade in amore. Se il narcisista ritiene di aver ricevuto dei torti, se il narcisista ritiene di aver ricevuto dei torti da te, non esiterà ad annientarti, ma anche se non hai fatto niente di male, solo per il fatto che a un certo punto la tua presenza sarà diventata un peso. In questi casi, se hai a che fare con un narcisista maligno e sei diventato un peso per lui, diventerai presto anche il suo bersaglio preferito. E qui può entrare in campo anche il sadismo, ma dal mio punto di vista e in base alle mie osservazioni, anche un narcisista maligno, per quanto infligga sofferenze per lo più gratuite a una sua vittima, ne ricaverà una soddisfazione in termini di piacere sadico limitata. Secondo rilievi di Richardson, il sadico si abbandona ad azioni malevoli e sadiche per una diminuita percezione del male e un abbassamento del senso morale. E questo è ben intuibile e sembrano ridimensionati anche a questa luce alcuni studi che attribuivano un'alta percezione del dolore da parte del sadico nei confronti della vittima, che motiverebbero quindi le azioni sadiche. Spesso però si sottostimano i fattori sociali. Diversi studi rilevano un aumento spaventoso di componenti narcisistiche, ma anche psicopatiche nella popolazione di adolescenti, nelle scuole superiori in Europa. E questo, più che rilevare una tendenza al piacere, nell'impartire comportamenti violenti in termini fisici o psicologici, indica un abbassamento della soglia di autoregolamentazione morale. Ma andiamo alla soddisfazione che pure è presente un narcisista e soprattutto un narcisista maligno e perverso quando comincerà ad avvertirti come un peso ed anche come un intralcio alla sua vita, soprattutto in particolare la sua vita sentimentale. E dimmi e dici se hai provato sulla tua pelle questi piaceri perversi e sadici del narcisista o della narcisista nella tua relazione. Qual è una soddisfazione, un piacere sadico e comunque perverso che il narcisista trarrà con te? Uno di questi piaceri per lui sarà il piacere di vedere che soffri quando il narcisista ti infligge umiliazioni o comportamenti che ti creano una dissonanza cognitiva, come ad esempio il silenzio punitivo e il gaslighting. E poi il piacere da parte del narcisista maligno o perverso, ma anche il narcisista patologico, che trae nel vedere accresciuto in te il senso di gelosia, quando lui si divertirà ad ingelosirti con ex che magari rispuntano per magia dal passato, ex che prima potevano sembrare sepolte nella sua vita e che invece risorgono magicamente, oppure ingelosirti con colleghe amiche che però sono assolutamente solo amiche, niente di più. Ma chissà come il narcisista comincerà magari a sentirle ogni giorno, messaggiarsi continuamente e a farlo magari anche sotto i tuoi occhi. E poi il narcisista, specie se maligno e perverso, trarrà soddisfazione nel crearti dubbi sul vostro rapporto e trarrà piacere nel farti sentire inadeguata, manchevole nei suoi confronti. E poi il narcisista maligno e perverso trarrà piacere nel creare in te un senso di inferiorità nei suoi confronti e nei confronti di altri, ad esempio ponendoti a confronto con altre persone, magari anche potenziali rivali in amore. E insomma, in base anche al suo grado di sadismo, il narcisista trarrà piacere nel vederti sofferente perché lui non ti dona più l'amore che ti donava all'inizio, che inizialmente nella prima fase della relazione ti elargiva, ma che poi si rivelerà sempre più disamore più che amore, e per questo ne trarrà godimento nel vedere disillusi i tuoi sogni, quello che lui stesso aveva
all'inizio contribuito a creare in te illusioni di un grande amore e un grande, magnifico futuro insieme. Hai sperimentato anche tu tutte queste forme di piacere perverse del narcisista o di un partner comunque o di una partner con cui sei stata o sei stato in relazione? Ti abbraccio forte, sempre grazie della tua straordinaria presenza e a disposizione se vuoi avvalerti di counseling con me per analizzare la tua situazione e individuare le soluzioni del caso. Ti abbraccio forte e a presto. Ciao, ciao, ciao.